Ho qui un mostro sacro, si parla del Neumann U87AI. È un microfono universalmente noto che si può trovare in tantissimi studi di registrazione professionali, ma è anche una delle mete più ambite da chi inizia o si vuole fare un setup più professionale. Spesso mi vengono mandati questi microfoni perché alcune caratteristiche che l'87AI possiede non piacciono al cliente. Oggi vorrei parlare di alcune modifiche che si possono fare su questo microfono e che sono delle modifiche che spesso vengono anche trattate da tanti guru o presunti tali che chiedono delle cifre astronomiche per andare a mettere le mani in un microfono che di per sé non ha problemi. Quando si prende in considerazione un microfono, bisognerebbe prendere in considerazione il fatto che nessun microfono è perfetto. Esistono però dei microfoni che ci rendono la vita facile perché si sposano meglio con una determinata caratteristica sonora o timbrica della sorgente, della voce o dello strumento che vogliamo andare a riprendere. Il cliente mi ha chiesto su questo microfono di fare delle modifiche perché sentiva alcune caratteristiche che non gli piacevano del microfono stesso. Oggi ho deciso di registrare direttamente con una catena semplicissima composta da un preamplificatore che è un clone costruito da me del preamplificatore del Banco SSL 9000 che entra direttamente nei convertitori DAD. Quindi quello che si sente dal video è un suono volutamente crudo, senza processi, e che ho deciso di riprendere dando un gain considerevole al preamplificatore perché non volevo dover applicare limiting o altro in post-produzione. Quello che il cliente vuole modificare di questo microfono è la risposta alle sibilanti. Sentite come risponde alle S, che a volte sembrano quasi essere compresse. Questo perché il Neumann U87 ha all'interno un circuito di de-enfasi che va a mitigare alcune caratteristiche tipiche della capsula del trasduttore. In questo caso è una K807 o K67 o K87 che si voglia chiamare, sono tutti nomi per denominare, senza andare troppo nello specifico, questa tipologia di capsula con questo pattern di fori sul backplate. Oltre alle sibilanti voleva estendere un po' più il microfono sulle basse, trovandolo leggermente più scarico rispetto ad altri microfoni che aveva in studio. Quindi ecco, gli interventi andranno a cercare di mitigare queste due caratteristiche principali, quindi le sibilanti e l'estensione in basso del microfono, e avrei piacere anche di far sentire come suona questo microfono stock rispetto a un altro 87AI che possiedo in studio, che uso come reference anche per la mia produzione di microfoni, e un 87 vintage, oltre che a un clone FET 87 che si ispira direttamente al Neumann U87 vintage. Prova del Neumann U87AI versione stock. Prova del Neumann U87AI versione stock. Prova del FET 87 Side B Studio. Prova del FET 87 Side B Studio. Prova del Neumann U87AI versione stock. Prova del FET 87 Side B Studio. Prova del mio U87AI. Prova del mio U87AI. Prova del FET 87 Side B Studio. Prova dell'U87 Vintage. Prova dell'U87 Vintage. Prova del Neumann U87AI versione stock. Prova dell'U87 Vintage. Prova del Neumann U87AI versione stock. Prova dell'U87AI versione modificata. Prova dell'U87AI versione modificata. Prova del Neumann U87AI versione stock. Allora, adesso sto parlando con il nostro leggendario U87AI nella versione che ho modificato. Si può sentire come le sibilanti siano meno davanti, come abbia guadagnato in basso. Diciamo la parte che è rimasta inalterata è la parte delle medie, che mi interessava appunto che rimanesse tale, e tutto questo equalizzando il circuito stock della Neumann. Quello che ho ottenuto post modifica sono un guadagno di circa 5 dB sulle basse frequenze, come si può vedere dal grafico, e adesso l'enfasi che c'era sui 3 kHz e mezzo si è spostata verso i 3 kHz e sono riuscito anche a diminuire questa enfasi di 1 dB. Prova non è da intendersi come prova assoluta, ma ovviamente è relativa a quelle che sono le condizioni di test che ho utilizzato in questo caso, e quindi non sono comparabili le risposte che ho pubblicato rispetto, per dire, alle risposte in frequenza che la Neumann offre dei suoi microfoni, ma sono relative al test che ho condotto oggi. Ho il piacere di far vedere anche come la risposta in frequenza di un FET 87 collimi con la risposta in frequenza di un Neumann originale. I FET 87 Side B Studio si possono customizzare in base alle richieste del cliente, come ho fatto su questo Neumann originale. Cercherò di presentare sul canale di Side B Studio, oltre ai test audio delle macchine custom più significative che mi vengono richieste, dei video tecnici in cui entro magari anche più nello specifico di questo genere di operazioni. Se comunque ci sono richieste specifiche potete scrivermelo nei commenti.